Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa maglietta estiva che io ho deciso di chiamare maglietta Candy. Chi la vede può dire che le ricorda molto la maglietta Bonton che ho pubblicato qualche giorno fa e in realtà il modello è identico, cambia il punto. Ho deciso di fare un modello identico ma con cui punto cambiato perché è andata benissimo la maglia Bonton sul gruppo di Facebook. Infatti mi sono arrivate tantissime foto di maglie fatte con quel motivo e ho deciso quindi di fare un'altra maglia uguale ma con motivi leggermente diversi, facendo sembrare la maglietta diciamo meno forata, e in effetti lo è. Per quanto riguarda il filato, questo video è in collaborazione con la merceria Coletti, di cui vi lascio il link in descrizione per poter acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Il filato in questione è quello della Mistrico Filati linea Miss Baby Soft, che è quello che ho usato anche appunto per la maglia Bonton. Vi ricordo che ogni gomitolo è 100% cotone soft pettinato gasato mercerizzato, il colore è lo 09 e ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 175 metri, quindi ha un lunghissimo metraggio. E infatti per poter realizzare questa maglietta top down, che è una maglietta taglia S, io ho utilizzato 3 gomitoli, quindi 150 grammi, lavorando con l'uncinetto il numero 3. Se nella maglia Bonton me ne era avanzato molto dell'ultimo gomitolo, di questo invece non me ne è avanzato quasi nulla. E per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima. Per taglia S, M, L, fin dove si arriva a realizzare questo motivo qui in alto, i giri sono uguali per tutti. Mi raccomando, taglia M o L andate ad aumentare di 1, 2 o 3 motivi, non di più, perché altrimenti poi rischiate che lo scollo vi venga veramente troppo largo, perché comunque è un motivo che ha bisogno di 23 catenelle. Una volta quindi fatti uguali tutti il giro per realizzare il motivo principale, si passa poi a realizzare il motivo secondario, e questo motivo si può permettere di allargare la maglietta. Io ho fatto in ogni ventaglio 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Per chi deve andare a fare più grande, invece di andare ad aumentare le catenelle qui nella parte forata, può andare ad aumentare invece le maglie alte dei ventagli, passando a 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, proprio per allargare quindi la parte più lavorata e non andare a allargare invece la parte più forata. A quel punto si arriva a mettere i marcatori e si continua a lavorare la maglietta normalmente. Voi potete anche decidere di fare un vestito e in quel caso potete continuare ad andare a allargare la lavorazione aumentando sempre le maglie alte, in modo tale da non andare invece ad allargare, come vi ho detto, la parte forata, ma invece andate ad allargare la parte più lavorata. Io comunque ho deciso di fermarmi una maglietta, è un po' più lunga rispetto alla maglia Bonton, perché io comunque ho dato quel tocco di diversità in più, quindi a parte il motivo l'ho fatta anche leggermente più lunga. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa, o sul gruppo La Libertà di Uncintare e Sferuzzare di Facebook, o altrimenti potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, o con l'hashtag Uncintando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maxi maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Miss Baby Soft, il colore 09. Vi ricordo che questo video è in collaborazione con la merceria Coletti, di cui vi lascio il link in descrizione, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Allora, io lavorerò con l'uncinetto del numero 3, ho montato 161 catenelle, si parte dallo scollo, quindi mi raccomando, se siete una taglia più grande tenete presente che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 23, quindi taglia M, secondo me se dovete aumentate solo di un motivo, taglia L di 2 motivi, non di più, perché altrimenti lo scollo vi viene veramente troppo largo. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto 5 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e vado a fare una maglia bassa.
Ora devo andare a fare una maglia bassa in ogni catenella fino ad ottenere 12 maglie basse. Una già l'ho fatta, quindi vado nella successiva seconda maglia bassa, successiva terza maglia bassa, successiva quarta maglia bassa, quinta maglia bassa, sesta maglia bassa, settima maglia bassa, ottava, nona, decima, undicesima, dodicesima. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto 5 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e vado a fare una maglia alta, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto 5 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e vado a fare la mia prima maglia bassa. Di nuovo vado a fare 12 maglie basse, quindi una già l'ho fatta, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima, dodicesima, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto 5 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le 6 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo andare a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella maglia alta e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho le 12 maglie basse, salto la prima, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa. Realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa fino ad arrivare alla penultima, per un totale quindi di 10 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi salto l'ultima maglia bassa, vado a fare 6 catenelle, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho le 12 maglie basse, salto la prima, entro nella seconda e inizio a fare le mie 10 maglie basse, quindi una, vado nella successiva 2,
vado nella successiva 3, vado nella successiva 4, vado nella successiva 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le ultime 6 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e di nuovo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva, seconda maglia alta. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho le maglie basse, salto la prima, entro nella seconda e vado a fare la mia prima maglia bassa. Ne devo fare un totale di 8, quindi una l'ho fatta, successiva 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie una maglia bassa, scusatemi. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto la mia prima maglia bassa, entro nella seconda e realizzo la prima maglia bassa. Devo realizzarne un totale di 8, quindi una l'ho fatta, successiva 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il mio terzo giro, ho fatto le ultime 6 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho le maglie basse, salto la prima, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia bassa. Devo realizzare un totale di 6 maglie basse, quindi una già l'abbiamo fatta, successiva 2, 3, 4, 5, 6. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo, quindi maglia alta sopra la maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa,
3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 3 catenelle, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho le maglie basse, salto la prima, entro nella seconda, realizzo la mia prima maglia bassa. Devo realizzarne un totale di 6, quindi una già l'ho fatta, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare anche il mio quarto giro. Vedete, stiamo andando ad allargare la maglia e vado a chiudere facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Quinto giro, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho le maglie basse, salto la prima, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia bassa. Devo fare un totale di 4 maglie basse, quindi una già l'ho fatta, seconda, terza, quarta. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, una seconda maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo e di nuovo maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho le maglie basse, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia bassa, successiva seconda, successiva terza, successiva quarta, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto le 6 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima, scusatemi, il quinto giro, e adesso andiamo a fare il sesto giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa all'interno del primo archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e vado a fare una maglia bassa sopra la seconda maglia bassa, una maglia bassa nella maglia bassa successiva e di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, successiva 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa all'interno dell'archetto di 3 catenelle,
3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho la seconda delle mie 4 maglie basse, realizzo una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando il sesto giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Bene, settimo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, ancora 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, vado nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado direttamente, salto tutto, vado direttamente dove ho la maglia alta successiva e ricomincio da capo, quindi maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta nell'archetto di 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una catenella e ricomincio da capo, quindi salto tutto, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta e continuo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando anche il settimo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado a fare, scusatemi, 3, vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e ricomincio da capo, salto la catenella, vado direttamente nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta nella maglia alta successiva,
e ricomincio. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto, una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2 e ricomincio da capo, salto la catenella e di nuovo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Ho terminato anche l'ottavo giro andando a fare sempre una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Adesso possiamo andare a fare il nostro nono giro e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, prendo il filo e ricomincio da capo, vado alla maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, procedo così per tutto il mio nono giro. Sto terminando anche il nono giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, entro nelle altre 2 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassissima. Decimo giro, con una maglia bassissima torno dove ho le prime 2 maglie alte chiuse insieme. Mi avvicino un po' con la telecamera così vi faccio vedere bene. Quindi torno indietro, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto realizzo 3 catenelle che sono 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme successive, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella catenella successiva e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, una catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa,
2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 1 catenella, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, 1 catenella, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, ricomincio da capo, vado dove ho le 2 maglie alte, le prime 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella 2 maglie alte chiuse insieme successive, realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo, 2 maglie alte, 1, 2, 1 catenella, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo, una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 1 catenella, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro, vado nell'archetto successivo e di nuovo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo, una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo vado a fare le mie 2 maglie alte non chiuse, quindi entro nelle prime 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, entro nella successive 2 maglie alte chiuse insieme, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, continuo così per tutto il mio 10° giro. Sto terminando anche il 10° giro, ho fatto le ultime 3 catenelle e vado a fare una maglia bassissima all'interno delle 2 maglie alte chiuse insieme. A questo punto possiamo iniziare il nostro 11° giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta, una catenella, rientro, un'altra maglia alta, rientro, un'altra maglia alta, quindi ho fatto il mio ventaglietto, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nel ventaglietto successivo dove ho l'archetto di una catenella, quindi tra le 4 maglie alte, e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado di nuovo, salto tutto, vado di nuovo dove ho l'archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo archetto del ventaglietto successivo e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo vado nel ventaglietto successivo di una catenella e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e sono arrivata dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, quindi di nuovo entro dentro e realizzo 2 maglie alte, 1, 2,
catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio 11° giro. Sto per terminare anche il mio 11° giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. 12° giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di una catenella del ventaglietto e di nuovo vado a fare il mio ventaglietto, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3 che equivalgono alla mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio 12° giro. Allora, io ho terminato anche il 12° giro. Adesso io continuerò a lavorare l'11° e il 12° giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Penso che ripeterò una o forse 2 volte i 2 giri, non lo so, comunque vi farò sapere. Questo perché io non devo fare più aumenti. Chi è taglia M o taglia L e deve andare a fare altri aumenti, altrimenti la maglia è stretta, gli aumenti vanno fatti in questo modo. Si passa a lavorare, a fare il ventaglio, non più 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, ma facendo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, mentre le catenelle qui, quindi nell'11° giro le 5 catenelle e nel 12° 2 catenelle, maglia bassa e 2 catenelle, il resto uguale. Questo per permettervi di non avere la lavorazione troppo forata e di andare quindi ad aumentare invece il ventaglio. Quindi ripeto, adesso si vanno a ripetere l'11° e il 12° giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Per chi deve fare ulteriori aumenti passi a lavorare facendo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte all'interno del ventaglietto del giro precedente, mentre poi ripete normalmente le 5 catenelle e le 2 catenelle maglia bassa e 2 catenelle. Questo per gli aumenti. Io adesso quindi ricomincerò a lavorare ripartendo dal 11° giro, ve lo faccio rivedere solo un attimo così ve ne rendete conto. Quindi qual era? Andavamo a fare maglie bassissime per arrivare all'interno dell'archetto, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo andando nel ventaglietto successivo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare, sono i 2 giri che andiamo a ripetere. Io vi dirò quante volte l'ho ripetuto per arrivare all'altezza degli scalfi, mentre taglia M o taglia L, mi raccomando, gli aumenti dovete andare a aumentare le maglie alte. Potete anche arrivare a fare poi 4 maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte, non è importante, l'importante è che il foro qui rimanga uguale, quindi la maglia non sia troppo forata, ma si vada ad aumentare appunto i nostri ventagli. Quindi adesso continuo, vi farò sapere alla fine quante volte ho ripetuto questi giri. Allora, ho ripetuto alla fine l'11° e il 12° giro solo una volta, quindi io sono arrivata in totale a 14 giri per mettere i marcatori. Per mettere i marcatori sono andata a contare i miei ventagli, ne ho 35, quindi ne ho messi 4 alla manica e dove ho il quinto sia avanti che dietro ho messo il marcatore. Ne ho messi 4 di qua e dove avevo il quinto ho messo il marcatore e quindi ho 8 ventagli avanti, 7 dietro. Mi raccomando, il ventaglio in più va sempre sul davanti, quindi ripeto, ho 35 ventagli e ne ho messi 4 per la manica e dove ho i 5 sia avanti che dietro ho messo il marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte e liberi ne ho 8 avanti, 7 dietro. Adesso io ho messo il marcatore in modo da farvi vedere subito come si arriva, come si parte dalla parte, come si passa dalla parte dietro alla parte avanti, cioè scusate, dalla parte avanti alla parte dietro.
Allora, questo pezzo lo sto aggiungendo dopo, prima di farvi vedere come lavorare per passare dalla parte avanti alla parte dietro del della maglia. Mi sono resa conto di non avervi specificato una cosa. Quando ho messo i miei marcatori e ho contato quindi 4 motivi avanti e indietro per la manica, sia di qua che di qua, ho fatto anche in modo comunque di ritrovarmi a dividere bene i triangoli qui. Ne ho 3 su qui e ne ho 2 dietro e una che va su entrambe ognuna che va sulle spalle. Quindi questo è il mio davanti e io ne ho 3 di questi triangolini, dietro ne ho 2 e questi altri vanno sulla spalla. Questo perché dovete stare attenti, altrimenti vi potrebbe venire il motivo sfalsato. Naturalmente se avete un motivo in più, allora mettete 3 avanti, 3 dietro e quelli altri sulla manica. Questo in modo, come vi ho detto, per avere lo stesso allineamento sia sul davanti che sul dietro quando mettete i marcatori, altrimenti potrebbe venirvi la maglia così e diciamo che non è bellissima se vi trovate con un motivo che non è sulla manica e invece su quell'altra manica ce l'avete. Quindi cercate di tenere presente anche questo quando andrete a mettere i vostri marcatori. Detto ciò, adesso continuiamo con il video dove vi spiegavo appunto come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Allora, quindi incomincio a lavorare il mio giro che mi servirà appunto per passare dalla parte avanti dalla parte dietro. Vado a lavorare normalmente, io devo fare il mio giro con ventaglio e 5 catenelle, quindi vado a fare maglie bassissime per trovarmi all'interno del ventaglio e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho i ventagli e vado a fare 2 maglie alte all'interno del ventaglio sul davanti, quindi 1 e 2, catenella di separazione, vado nel ventaglio successivo, quello dietro, e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, ricomincio da capo e non mi piace. Quindi mi trovo dove ho il mio marcatore dove devo iniziare a fare i miei giri, quindi vado a fare delle maglie bassissime fino a trovarmi all'interno dell'archetto del ventaglietto. Vi ricordo che io sto nel giro dove dovevo fare il ventaglietto con 5 catenelle, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho il marcatore e vado a fare il mio ventaglio nel ventaglio dove ho il marcatore, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nel ventaglio dietro dove ho ancora il mio marcatore e vado a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e rientro 2, catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, tolgo quindi il mio marcatore e ho realizzato così la mia manica e sono passata dietro. Adesso continuerò a lavorare normalmente facendo sempre le mie 5 catenelle, andando a fare sempre il mio ventaglio fino ad arrivare al prossimo marcatore, e anche in quel caso vi farò rivedere come fare per passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata di nuovo al mio marcatore e vado a fare sempre in questa maniera. Entro dove ho il primo ventaglio sul dietro e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nel secondo nel ventaglietto del davanti dove ho sempre il marcatore e vado a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro di nuovo altre 2 maglie alte, 1 e 2. Posso togliere così il mio secondo marcatore e adesso vado a lavorare normalmente facendo di nuovo 5 catenelle, 3, 4 e
e 5 e vado a lavorare normalmente, finendo quindi il mio giro. Bene, una volta terminato questo giro torneremo a fare di nuovo il giro preciso, il 12° giro. Quindi adesso questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere: il ventaglio con le 5 maglie a 5 catenelle, il ventaglio con le 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, e andremo a lavorare sempre così fino alla lunghezza desiderata. Non so ancora quanto lungo farò questa maglia, forse in realtà sto pensando addirittura di farne un vestito. Se dovrò fare degli aumenti, come sapete, non dovrò fare altro che andare ad aumentare il numero delle mie maglie alte, quindi nel caso io dovrò andare ad aumentare per farlo un po' più largo sotto, ve lo farò sapere dopo 8 giri quanto dopo ho fatto i miei aumenti. Stessa cosa taglia M, taglia L oppure anche taglia S, ma chi ha più seno di me, se dovete andare ad aumentare, andate ad aumentare facendo un ventaglio in più. Se poi dovete tornare a diminuire, in quel caso allora non vi consiglio di ripassare di nuovo a 2 maglie alte, ma di andare a lavorare con un uncinetto un po' più piccolo. Quindi se state lavorando con il 3 andate a lavorare con il 2,5, se state lavorando con il 3,5 andate a lavorare con il 3. Questo è per non fare le diminuzioni delle maglie, ma andare soltanto a stringere la lavorazione senza fare alcun tipo di diminuzione. Se invece dovete continuare ad allargare, dipende un po', se dovete allargare molto, io continuo a dire di fare maglie alte, se dovete allargare di poco allora passate a lavorare con un uncinetto di mezza misura più grande, quindi dal 3 al 3,5, se state lavorando col 3,5 passate a lavorare con il 4. Allora, io ho terminato la lunghezza della mia maglia, ho ripetuto i due motivi per 18 volte e come lunghezza per me va bene. Voi naturalmente potete farla anche più lunga. Non mi è servito andare a fare degli aumenti perché comunque la maglia era bella larga. Non farò alcun tipo di bordino, lascerò la maglia così come è venuta, quindi la maglietta è terminata.